Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche per l'estate 2025. Abbiamo la carta del mago, amici dell'Ariete. Può essere un periodo di nuovi inizi, di nuovi percorsi, nuove strade. Di solito è una carta che indica un'azione di tipo concreto. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione c'è anche la mia mail per le consulenze personalizzate e i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Inoltre, sempre nella descrizione trovate anche il link per il video di il video di presentazione per il seminario di approfondimento delle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene, andiamo a vedere per gli amici dell'Ariete. Abbiamo un 3 di spade, la carta della forza, cinque di coppe, 10 di coppe, 10 di spade e asso di denari. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere le carte una per una, dopodiché andrò a fare gli esempi per quello che riguarda l'amore, il lavoro, eccetera. Allora, partiamo con questo 3 di spade, che è una carta che mi indica un certo stato di sofferenza. Abbiamo un fante di pentacoli e un fante di bastoni. Può anche essere una carta che indica un senso di sacrificio. Andiamo a vedere la forza. Ho come l'idea che qualcuno qua debba lasciare indietro qualcosa a cui tiene per proseguire in una determinata situazione. Andiamo a vedere la forza. Torre, mondo, re di spade e appeso. Ci sono due carte di chiusura. La torre più propriamente è una carta di crollo delle sicurezze, però è come se nel prossimo periodo foste portati a terminare con un certo tipo di ciclo, di situazione. Per qualcuno potrebbe anche essere una relazione. È come se qualche cosa di cui eravate certi venisse meno, però nonostante tutto riuscite a vedere le cose da un'altra prospettiva e mi viene da dire chiudere un capitolo. Adesso andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un 7 di bastoni e un 8 di spade. Guardate ragazzi, il mago è una carta che rappresenta una persona, una sola. E questa è la carta della lotta solitaria. Io ho come l'idea che qualcuno qui stia pensando che deve farcela da solo, deve andare avanti da solo, deve affrontare le cose da solo. Però in realtà poi qui abbiamo un bellissimo 10 di coppe, che mi parla di una famiglia unita, che mi parla di appoggio, che mi parla di unione. E credo che potrebbe essere un aiuto non indifferente quello dei vostri familiari, dei fratelli, magari dei figli. Per qualcuno potrebbe anche essere far parte della famiglia di anime, quindi potrebbero essere amici, vicini, colleghi, insomma qualcuno che avete scelto di far entrare nella vostra famiglia. C'è il sole e c'è di nuovo questo 3 di spade. Io ho la sensazione che o qualcuno debba
appunto sacrificare qualche cosa per arrivare a questo 10 di coppe, e qui il sacrificio lo vediamo sia con il 3 di spade qui che qui, e con l'appeso. Però ho come l'idea che sia più una questione del guardare le cose da un'altra prospettiva, che la situazione realmente sia pessima, anche perché avete un 8 di spade, quindi è più il vostro modo di vedere le cose che è negativo, piuttosto che la cosa in sé. Poi andiamo a vedere un attimo sta torre. Queste sono un po' troppe. Una sola carta per la torre, grazie. 9 di pentacoli, è come se ci fosse qualche cosa inerente alla vostra indipendenza. Per qualcuno potrebbe essere il distacco magari da un nucleo, da un ruolo, da una situazione, anche se poi vedo che si ricrea comunque una nuova situazione di unione e di stabilità familiare. Non riesco a capire, ragazzi, se pensate di dovervi sacrificare per la famiglia o se pensate di dover sacrificare la famiglia per riuscire, per esempio, nella carriera. C'è come questa discrepanza. Andiamo a vedere il 10 di spade. Otto di pentacoli, 10 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche l'asso. Quattro di coppe, 7 di coppe, fante di coppe. Avete diversi 10. Avete la torre, avete il mondo. Qui un cambio, ragazzi, secondo me c'è, ma è un cambio in meglio. È come se... vi dirò che per qualcuno potrebbe trattarsi della chiusura della partita IVA per iniziare a collaborare nell'azienda familiare piuttosto che a cercare un lavoro come dipendente. C'è effettivamente un nuovo inizio, c'è un seme, vi dico, non è per tutti così, potrebbe anche semplicemente essere il lanciare una nuova collaborazione, un nuovo servizio, un nuovo prodotto. Ed effettivamente qui si aprono poi delle possibilità, ragazzi, che prima magari non vedevate. Però, avendo anche il fante di coppe, fate attenzione ai facili entusiasmi, infatti, e fate attenzione a non fidarvi di tutti. Cercate di fare una valutazione nel lungo periodo della situazione, della relazione, di quello che è, perché sì, è vero che ci sarà un nuovo e grande inizio fatto con azione e con determinazione, secondo me al fine di mantenere unito un gruppo, che può essere il gruppo familiare o il gruppo lavorativo, o può essere l'entrata all'interno di un gruppo a causa del lavoro, per esempio. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dall'amore, ragazzi. Devo dire che qui c'è una sorta di apertura nei confronti dell'altro, però è anche vero che ci sono da rivedere certi equilibri. Cioè, da un lato sento che c'è come troppa rigidità per qualcuno e quindi è come se bisognasse diventare più flessibili. Al contrario, se siete troppo flessibili è il caso di mettere delle regole. Questo gruppo di carte qua mi dice che vi state proprio difendendo da qualcosa. Datemi una carta per l'otto di spade o da qualcuno. Potrebbero anche essere semplicemente le vostre idee, perché anche qui avete la torre, regina di pentacoli. Credo che qualcuno pensi di non essere abbastanza indipendente per fare questo salto da solo o da sola e di conseguenza ci si appoggia un pochettino alla famiglia piuttosto che amici, parenti, come vi ho già detto, potrebbe essere una nuova collaborazione
proficua, direi proficua, ragazzi. Però ecco, non fatevi prendere solo troppo dai facili entusiasmi, questo mi sento di dirlo. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, qui devo dire che ci sarà un periodo di espansione, potrebbero arrivare nuovi contratti, potrebbe essere un periodo dove il tempo mancherà perché ci sarà tanto da fare effettivamente. Potrebbero anche arrivare dei nuovi contratti se siete senza lavoro, come l'inizio di un nuovo lavoro. Non credo che sarà proprio troppo vicino a casa vostra, come se aveste bisogno di spostarvi. Però, obiettivamente, sia che sia una nuova azienda, un curriculum che avete mandato, piuttosto che un nuovo prodotto o un nuovo servizio, sento che state andando verso l'espansione, che obiettivamente potreste stringere contratti, potreste firmare contratti o stringere alleanze. Quello che mi viene da dire, ragazzi, non fidatevi al 100% dell'altra persona. Non perché vi debba fregare, ma perché magari non ha il vostro stesso modo di lavorare, certe cose per l'altra persona vanno bene, mentre voi magari siete un po' più perfezionisti, quindi ecco, è più in quel senso lì il monitoraggio, mettiamola così. Per quello che riguarda i soldi, devo dire che sarà un buon periodo per quello che riguarda i soldi. Potrebbero arrivare dei doni, dei premi, delle vincite anche per qualcuno o degli aiuti inaspettati. Ho come la sensazione che qualcuno potrebbe regalarvi il suo tempo per aiutarvi in qualcosa, piuttosto che proprio del denaro o dei beni materiali. Per quello che riguarda la famiglia, ragazzi, ecco, forse sento che qui è diciamo, il tasto un pochettino più dolente, perché sento che sarà un pochettino faticoso, soprattutto se avete figli da gestire. Sento che molte persone vorrebbero fare altro, però il tempo è quello che è, quindi ci si dedicherà principalmente, diciamo, alla gestione familiare. Tenderete a sacrificare un pochettino voi stessi per il bene, la pace, l'amore, l'unione familiare, il che non è negativo, però ecco, tenetelo presente. Ok? Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Innocenza, che è di nuovo la carta del sole, e un 10 di pentacoli. Wow! Espansione, prosperità. Questa carta a me ricorda molto la carta del matto che avete qui, perché nel mazzo di Osho viene rappresentato come un anziano, perché come vedete ha barba e capelli bianchi, che normalmente rappresentano la saggezza, però è anche un signore che si emoziona nel vedere una cosa semplice come una cavalletta. È un po' come se vi dicesse: mantenete la vostra saggezza, ce l'avete l'appeso, mantenete la vostra saggezza senza perdere l'innocenza, senza perdere la gioia di godervi le piccole cose della vita. E poi questa carta qui è un 10 di pentacoli che avete già qui, è una carta di unione, mi viene da dire che l'unione fa la forza. Comunque è una carta di unione, una carta di abbondanza, una carta di contratti che arrivano anche per qualcuno. Bene, adesso andiamo a vedere quale potrebbe essere una difficoltà che state vivendo in questo momento. Perché mi è difficile essere positivo? Perché avete un 8 di spade, ragazzi. Avete anche la torre, avete 2 volte il 3 di spade, un 5 di coppe. C'è un clima un pochettino pesantuccio, ma secondo me è la vostra testa. E tenete presente che quando c'è la torre si parla di caduta dell'ego. L'ego è quello che ci fa identificare con il risultato, è quello che ci fa sentire giusti o sbagliati, è quello che ci vuole far avere ragione. E quando non abbiamo ragione ci frustriamo.
Però qui si tratta di fare degli agguati, si chiamano in gergo tecnico, cioè quando vi rendete conto che siete in un mood di pensiero molto negativo, fatevi gli agguati, cioè potete o battere 3 volte le mani, questo rompe l'energia, oppure dire proprio sciò molto forte e cambiare tipo di pensiero. Questo è un trucchetto che vi do, ed è un trucco che si fa proprio a livello terapeutico. Andiamo a vedere quale potrebbe essere una potenziale credenza limitante, perché mi lascio influenzare da ciò che pensano gli altri. Effettivamente, ragazzi, ci potrebbe essere questa contaminazione da parte del mondo esterno, però se state a sentire tutto quello che vi dicono gli altri, cioè ognuno di noi quando dà un consiglio lo dà filtrato dalle proprie esperienze, dalle proprie emozioni, dalle proprie paure. Quindi quello che dicono gli altri può o no valere per noi. Non fatevi condizionare troppo, perché ognuno, come vi dicevo, ha la propria realtà, il proprio vissuto. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Quando non ottengo ciò che voglio, riconosco che c'è qualche cosa di meglio che mi aspetta. Anche qui è una questione di ego, perché quello che io voglio a livello mentale non è detto che sia quello di cui la mia anima ha bisogno per evolvere in questa vita. E quindi probabilmente quando l'universo non ci fa arrivare determinate cose, determinati traguardi, è perché ha qualche cosa di meglio in serbo per noi. Bene, adesso andiamo a vedere con che segno zodiacale interagirete di più in questo periodo estivo. Bilancia, amici dell'Ariete. Ultima cosa, ponete una domanda in modo che la risposta possa essere sì oppure no e andiamo a chiedere al pendolo quale sarà la vostra risposta. Vediamo un po'. Molto debole, però secondo me è un sì, ragazzi. Mm? Va bene, cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, lo stesso lavoro sulle credenze lo faccio anche lì, solo che ovviamente non avendo la persona davanti è trattato in modo un po' più generale e meno in modo specifico, però c'è già un buon materiale in quella sezione. Inoltre tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io in tanti anni e io semplicemente l'ho condensato e messo lì a disposizione vostra. Comunque i titoli dei video si vedono, se volete dare un'occhiata e vedere quali sono gli argomenti trattati, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e insomma lì vi rendete conto. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!